Ci siamo. Ok, let's go. Oggi attacco allo Spluga. Ieri sera ha piovuto un po', ha continuato a piovere tutta sera, però adesso è uscito fuori il sole. È un'altra giornata, è bellissimo, è bellissimo, è bellissimo! E anche 2 gocce di bel tempo prima di arrivare a Coira stasera le ho prese. Stamattina sono partito da Coira, il paesaggio non era il più vario possibile, erano tutti boschi, tutta strada dritta lungo l'argine, la strada non è tanto varia perché appunto è tutto dritto così. Ok, alla mia destra il Liechtenstein, ultimo scorcio di Alpi, ecco. Allora adesso siamo partiti da Lindau. Bella. I primi chilometri di oggi mi piacciono davvero tanto. Mi hanno appena svoltato la giornata. L'ultimo paese in cui sono stato, non mi ricordo assolutamente il nome, c'era un baretto con su scritto Centro Italia. Ho detto, boh, fermiamoci. Sono avvicinato al bancone, mi ho chiesto un caffè, e ci ho parlato per un po', mi ha chiesto dove stavo andando, dove partivo, e alla fine mi hanno offerto il caffè. Gentilissimi davvero. E niente, queste piccole cose qua sono quelle che ti svoltano la giornata, cioè è una cazzata, però quando sei da solo, quando sei così che non sei solo con i tuoi pensieri, ci vuole qualche input positivo per andare avanti, e questo è stato proprio un bellissimo input positivo. Grazie mille. Adesso la spiano sta strada in salita. Stavo dormendo, potevo dormire ancora un po', e mi sono svegliato e ho detto sento dei rumori strani, e i rumori strani sono questa cosa qua, quindi ho detto forse è meglio che mi do una mossa, perché non voglio che tutta questa cosa qua mi piova addosso, soprattutto mentre sto facendo la tenda. Ed era proprio così che pensavo di chiudere i primi 500 km del giro. Stamattina alla fine le previsioni che ho visto erano azzeccate, ho fatto bene a partire prima, però a partire prima non vuol dire non prendere acqua, quindi adesso è incominciato a piovere un po'. E ci si veste e si prende acqua perché bisogna andare avanti. Però che gas, tutta sta roba.
Ieri sono partito da Würzburg, ho fatto i primi chilometri da solo, dopo ho trovato due signori gentilissimi, Claude e Robert. Devono andare anche loro ad Amburgo, quindi ho detto perché non facciamo la strada assieme. Dopo 120 km siamo arrivati dentro in questa valle bellissima e ho detto boh, proviamo a vedere in giro se c'è qualche posto dove mettere la tenda. Quindi sono andato nei campi dove sono adesso, ho piantato la tenda e ero un po' preoccupato all'inizio perché era la prima notte fuori in free camping, così non l'avevo mai fatta in Germania ma neanche in Italia così tanto, quindi ho pensato che qualcuno potesse venire a disturbarmi. In realtà ho dormito molto meglio qui rispetto all'ostello di Würzburg. Sono stato battezzato dalla Germania in questo senso, quindi sono molto contento. Siamo pronti per la giornata. Oggi spaziale, oggi è una giornata davvero bellissima. A pranzo ci siamo fermati in una pizzeria italiana. Il ragazzo proprietario gli ho raccontato di quello che stavo facendo, mi ha dato una schiscetta con dentro un po' di robe sue e è stato davvero carino, lo ringrazio molto. È stato davvero un bel gesto. Mi ha dato anche la marmellata che penso che mangerò stasera, domani a colazione. È un Campari perché mi ha detto tieni il Campari perché questi non li trovi in Germania. L'ho ringraziato tantissimo, un cuore d'oro. È da questo sobborgo fuori Hannover che supero ufficialmente i primi 1000 km del viaggio. Sono stanco. L'ultimo pezzo qua non mi è piaciuto tanto. Dopo che si lasciano le colline della Germania, il resto è tutta pista ciclabile di fianco alla strada. La strada stamattina è schifosamente dritta. È noioso continuare ad avere le macchine di fianco. Adesso Hannover, tra 2 giorni Amburgo e poi è finita anche la Germania, però può succedere di tutto. Affacciati alla finestra! Dove sei? Guardalo! Guardalo! Ciao! Allora, nella buona o nella cattiva sorte dovevo partire. Dopo un paio di chilometri è iniziato il diluvio universale. Adesso non so se la provvidenza mi ha portato in questo posto per caso oppure non so. Insomma, mi trovo dentro in un container che è proprio in mezzo alla pista ciclabile. Quindi io penso di aver trovato il posto migliore per passare
il temporale. Prima è arrivato giù un tuono, mi ha fatto cagare sotto in una maniera incredibile, anche perché ho detto boh, sarà lontano, no? Vabbè, vedo il lampo e poi ho detto no, che cazzo, era vicinissimo. Era vicinissimo. E niente, l'acqua scende giù un sacco, però fa parte del gioco. E trovare sto posto qua è stato bellissimo. Niente, adesso aspetterò qua finché non parte non va via la perturbazione, ma fa un sacco ridere che abbia trovato questo posto proprio al momento giusto. E niente, sono contento, va bene così, va bene così. Oltre le nuvole si vede un po' di azzurro, però l'acqua è comunque tanta. Vabbè, dai, è anche questo, sopravviviamo, sopravvivo. Questa mattina, mentre gonfiavo le gomme, ho notato che nel cerchione della gomma dietro c'erano delle crepe. Ho trovato un posto dopodomani dove possono aiutarmi, quindi sono a posto. Sto mangiando formaggio e pane, solito grande classico. Comunque questo è il disagio che mi porto dietro. Di solito la giornata parte con pane, marmellata o anche di pane e formaggio. A pranzo pane e formaggio, però vario con un po' di biscotti. Ho passato la mattinata a Flensburg per cercare un posto che mi sistemasse la bici e non ho trovato né un posto che avesse il rimmel né quello che avesse la ruota completa da sostituire a quella che ho io, che è crepata. Però ho pensato che finché va avanti così va bene, però entro Oslo vorrei cambiarla, sostituirla, quindi ho ancora un po' di strada davanti, tempisticamente è gestibile. Ho passato una mattinata un po' così, niente, c'è da ricordare che oggi è la giornata dei confini e quindi chiudo il capitolo della Germania e apro un nuovo capitolo della Danimarca, sperando in un po' più di fortuna per quanto riguarda i ricambi eccetera. Però sono contentissimo. Ole! E voi? Mi stavate aspettando? Eccola qua, l'estate danese. Come sono entrato in Danimarca è cambiato il clima. È uscito fuori il sole che scalda. Ieri mattina mi hanno indicato un negozio che avrebbe potuto sistemare il mio problema al cerchio e sono arrivato in questo posto qua. Hanno cercato un po' nel loro magazzino e sono saltati fuori con un cerchione. L'hanno montato in sostanza, cambiandomi il copertone che pensavo di cambiare più avanti, però ormai che c'ero alla fine l'ho fatto cambiare. E nulla, adesso sono 10 a mezzogiorno, manca tutta la strada di oggi, però con calma, si va avanti così.
Ciao, e tu? E voi? Bello oggi. Quando c'è il sole è tutto più bello così. Campi! Campi, campi! Il vento è fortissimo, c'ho la bocca piena di sabbia. È incredibile. Bellissimo. Questo solo mi è piaciuto davvero tanto a mio papà. Peccato che non è riuscito a venire. Comunque bello, assolutamente bellissimo, anche col vento è assurdo, veramente fantastico. Dopo essere stato al faro volevo continuare lungo la costa, ma non ce l'ho fatta. Ho avuto ancora problemi con la ruota, ho rotto un raggio, quindi sono dovuto ritornare al paese da cui sono partito. Ho trovato un meccanico, mi ha sistemato la ruota. Questo non è un grande problema, nel senso, alla fine le cose si riescono a riparare, tutto. Non aveva il raggio giusto, però ho trovato uno compatibile, quindi spero che per il momento riesca a tenere. Però comunque sono cose che ci vuole un attimo da metabolizzare. Continuare con questi problemi non mi mette a mio agio, sono sempre un po' sul chi va là. Mi sono fatto dare degli altri raggi, quindi se dovessi avere altri problemi posso provare a sostituirlo da solo. Nel caso in cui mi trovassi nel nulla, si continua ad andare avanti sempre. Andando adesso a piedi dove si incrociano il Mar Baltico e il Mare del Nord. Bello, il tempo è bello, c'è ancora un po' di vento, ma fantastico. Il paese si chiama Skagen e il panorama è bellissimo. È qui che ho scelto di celebrare i 2000 km di strada. 2000 km da casa, adesso è il momento di fare il passo, lasciare la Danimarca, pensare al traghetto, alla Norvegia. Mi sembra che sia passata un'eternità da quando sono partito. Mi sento carico, adesso bisogna fare il passo, andare in Norvegia, riposarsi un attimo a Oslo e quant'altro e poi prendere la strada verso il nord. Ci siamo quasi, manca poco. Sono carichissimo. Ultimo tramonto danese, poche ore, ho aspettato un sacco.
sacco di tempo aspettato, però ne è valsa la pena, ho avuto tempo di metabolizzare tutto e adesso sono le 10, c'è ancora sole, cioè sole per modo di dire, sono carico, sono davvero carico. E siamo partiti, questa è la mezzanotte danese, è stata lunga, è stata dura, ma si parte, saranno 9 ore, arriverò domani, però non mi sembra vero, non mi sembra assolutamente vero, fantastico, incredibile, adesso vado a cercare il posto dove dormire, devo passare la notte ed è meraviglioso, fantastico. You cannot spaces, knowing now that I'm not alone, and you're all around, and I have 49 places all lined up while I'm stumbling round with a spilling cup, singing, facing another way where I am knowing that the love can't stay. Out down by the water, singing our songs, my darling, the loving songs going down. Cuffed up in my ways, and I know you, but I know myself like I know you too. And I see a lot of faces just like ours, and they're going fast. Buongiorno! Allora, mi trovo a Lillehammer. I primi 2 giorni a Oslo li ho passati a casa di un mio amico e prima abbiamo fatto un veloce giro di Oslo, ma faceva davvero troppo caldo per rimanere là. Siamo quindi andati a fare una grigliata con i suoi compagni di università. Il giorno dopo abbiamo fatto un altro giro di briefing nel Nordmarker, che sarebbe la parte a nord di Oslo, nei boschi, e quindi la strada che avrei fatto il giorno dopo, perché il giorno dopo sono partito, ma scegliendo di fare questa variante del Nordmark ho perso davvero un po' di tempo, perché c'era 1 chilometro di strada che era piuttosto difficile, perché era un sentiero, e ho dovuto tribulare un attimo. Sono stati 2 giorni poi di brutto tempo, quindi ho preso l'acqua quel giorno, sono arrivato in un posto, poi il giorno dopo sono riuscito ad arrivare a Lillehammer. Tornato il brutto tempo, ha piovuto davvero forte tutta notte. Il giorno dopo mi sono svegliato, quindi ieri, c'era ancora brutto tempo, ma io davvero, dopo aver passato così tanto tempo fermo, volevo solo partire, quindi sono ripartito carichissimo. Mi sentivo Mosè, volevo aprire le acque della pioggia, passare, perché dovevo passare solo io, ma in realtà poi mi sono fermato a 3 km, non sono neanche riuscito ad uscire da Lillehammer perché davvero pioveva troppo forte. Quindi riparto da adesso, ma la giornata è diversa, mi pare che sia molto diversa da ieri, quindi sono carichissimo e niente, oggi bisogna asfaltare la strada. Si parte, questo sole qua si parte, sono le 6:30, andiamo. And to have you here tonight, down by the water, empty and calm, my darling, the loving songs coming on. Ho rotto un altro raggio. Di fianco a me stanno sparando merda. Dai! Ho rotto un altro raggio, ma per fortuna ne avevo presi 5 quando l'ho rotto la prima volta e adesso me ne rimangono 4, però no, ci ho messo una mezz'oretta a cambiarlo con quello che vedete qua. Adesso provo a vedere se è centrato, non so, andrò a sentimento perché non l'ho mai fatto,
come al solito, e comunque qua di fianco stanno ancora spalando merda, perché io prima mi ero messo nel prato, almeno non stavo sul bordo della strada, però è arrivato subito il tipo a spalare merda, e visto che di merda ne sto già prendendo con tutto quello che sta succedendo con le varie rotture, mi sono spostato. Bene, vediamo se è a posto e al massimo ricominciamo, dai. Siamo arrivati a Trondheim, siamo arrivati perché io e questo ragazzo abbiamo fatto la strada insieme. Lui ha fatto questa sfida, pedalare per 24 ore, e ci è riuscito, io l'ho accompagnato per un pezzo, ma adesso siamo finiti. Siamo finiti. Ho fatto oggi 1500 passi di slivello, lui ne ha fatti adesso il doppio. Come doppio sono i chilometri, più di 150 km che ho fatto io, lui ne ha fatti più di 300. E l'ho trovato questa mattina a bordo della strada e abbiamo fatto la giornata insieme, ho deciso di accompagnarlo fino a qua, anche se potevo fermarmi prima, ma come potevo lasciarlo gli ultimi chilometri da solo. Però sono finito davvero, micidiale. Una giornata eterna, non finiva più, gli ultimi chilometri volevo scoppiare. Adesso mangiamo qualcosa e poi troviamo un posto per dormire. Mi sarebbe piaciuto fare una doccia, ma mi sa che salta anche oggi. Comunque mitico, questo ragazzo qua è fuori come una mina, davvero. Grande giornata, lunghissima, quasi 9 ore ci sta, però con le borse e tutto è micidiale. Basta, sono fuso. Oggi è una giornata strana, sono partito da Trondheim stamattina e ho preso il traghetto alla svelta. Ha piovuto per circa 6-7 ore e adesso sono le 7 di sera. Quello che penso di fare a sto punto è continuare a pedalare finché c'ho voglia, ma se trovo un rifugio, uno shelter, potrei anche pensare di fermarmi. Ieri sera sono andato avanti giusto un'oretta neanche, ho trovato questo posto qua, una roulotte
dei pellegrini. Niente, mi sono messo dentro perché vabbè, c'erano un po' di istruzioni, non ne capivo nessuna, però ho pensato se è aperta vuol dire può andare. Mi ha raggiunto poi anche il ragazzo ungherese con cui ho passato 2 giorni fa la giornata e adesso si riparte. Ho mangiato un sacco di biscotti, adesso bisogna andare. Creep into your presence now. Hey baby, can you tell I'm not a criminal? Your choice is seminal. I want you to stay true to what's right for you. No matter who or know what will others say. Just find your way and try to stay true. Ieri sera siamo arrivati in questo posto, che è una rimessa da pesca. Siamo arrivati qua prima che iniziasse a piovere, poi non ha piovuto neanche così tanto. Ieri sera dovevamo dormire lì, ma poi parlando con dei ragazzi che erano qua, alla fine ci hanno detto: noi non vi abbiamo visto, mettetevi dentro qua in questa rimessa. Abbiamo dormito bene, al caldo, c'era l'elettricità e tutto. Adesso il tempo sta un po' peggiorando, però non è così male. Proviamo ad andare avanti. Veniamo da lì e da lì c'è un sacco di acqua e anche lì c'è un sacco di acqua e anche lì dove dobbiamo andare c'è un sacco di acqua. C'è un sacco di acqua da tutte le parti. È da 4 ore che stiamo prendendo acqua e vento. Stiamo andando avanti un sacco e questa cosa qua mi piace molto, anche col freddo e tutto. Adesso ci troviamo proprio su un'isoletta che è lunga solo 16 km. Adesso ci fermiamo qua in una COP. Meglio incominciare a pedalare prima che inizi la pioggia, ma stasera di sicuro finirò in un campeggio perché devo asciugare tutto, sono tutto bagnato anche sotto la giacca e tutto. Però qua il panorama è spettacolare, cioè è una cosa incredibile, si vola, bellissimo. Stiamo facendo passi giganti anche sotto l'acqua e il vento. Stavo per dire neve, ma sì, tra un po' c'è anche quella, penso. Questa è la vista dalla cabina dove sono adesso, perché sì, il tempo in questi giorni è stato pessimo. Anche oggi abbiamo preso un po' d'acqua, il ragazzo francese. Ho deciso di prendere questa cabina qua, asciugare tutto. Infatti le cose sono tutte qua da asciugare. Stavo parlando oggi con una ragazza qua in campeggio che è partita più o meno da Amburgo, però a piedi. Ha fatto 2 mesi e mezzo a piedi e per la fine di settembre deve arrivare su. E con lei stavo parlando del fatto che appunto in alcuni momenti sai che ti troverai da solo, dovrai cercare di motivarti e quando la motivazione cala è lì che subentra un altro aspetto più importante, che quello deve esserci sempre, la determinazione. E questo è una cosa che sto proprio sperimentando adesso, nel senso anche a me è capitato oggi, soprattutto in questo momento qua, un po' demotivato, ma quello che spinge è la mia determinazione, perché adesso è un po' un momento demotivato. Pochi giorni, domani ancora acqua, ma tanto acqua non acqua, bisogna comunque andare avanti, quindi tanto vale continuare a testa bassa.
Signore e signori, questo è il punto di passaggio per il circolo polare artico. Spettacolare. Molto umido, molto freddo. La latitude dell'Arctique. Hop guys! Ci siamo ragazzi. Ed è attraversato il circolo polare artico. Si sta ghiacciando qua. Quello, è quello, è quello, è quello. Oh Gesù. Life flies, only one thing left to roll. Last year to learn. You were the boat that breached in a telephone ride. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You were the boat that breached in a telephone ride. Oh, I loved you with the good and the careless in me, but it all goes back. Climb out enough to say. Dopo la notte passata in traghetto, che è stata bella tosta, mi sono un po' rigenerato questa mattina. Adesso mi trovo sulla punta delle Lofoten a sono tante le emozioni in questo momento. Un po' c'ho voglia di andare avanti spedito, però questo momento qua è proprio una cosa incredibile. Mai avrei immaginato di vedere così tante cose, fare così tanta fatica, perché si fa, però una volta che sei qua, tutto quello che è passato, tutta la fatica fatta, soprattutto nei giorni scorsi con l'acqua, è ripagata dal panorama, dalle cose incredibili che raggiungi. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You were the boat that breached in a telephone ride. Oh, I loved you with the good and the careless in me, but it all goes back. You were the boat that breached in a telephone ride. We will never be the change to the weather and the sea, and you knew that. You were the boat that breached in a telephone ride. Oh, I loved you with the good and the careless in me. Allora, io sono partito da lì e ho seguito tutta questa strada bianca che si vede fino ad arrivare su quella cresta là, e poi ho fatto questo pezzo qui che non è male, il resto fa un po' brutto, però questa è la vista spettacolare. Quella è poi tutta la strada che dovrò seguire. Tac, 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 tac. Bellissimo, bellissimo. Ho camminato una ventina di minuti, mezz'ora, e la vista è spettacolare. Se solo poteste sentire l'odore di questo video.
dormito su questa spiaggia. Ho solo steso il telo sotto la tenda, messo il materassino, sacco a pelo, ho dormito così. Mi sono svegliato dopo, sono andato a letto più o meno alle 11, neanche. Mi sono svegliato all'1, ero coperto da un velo di acqua, di umidità. Però comunque sapevo che sarebbe uscito il sole, quindi mi sarei asciugato. Infatti tutta la roba l'ho messa nelle borse asciutta, quindi come se non fosse successo niente. Riposare. Adesso sono le 6. Mi sono svegliato alle 5:40, ho ritirato su in 20 minuti quello che dovevo tirar su. Adesso finisco i biscottini, mi ascolto un po' di musica e poi incomincio a far girare le gambe. Vediamo cosa ci riserva questa sera, che è cominciata con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro e senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinirmi un po' come fa il cielo sulla testa mia, le regole dell'anarchia. E quel momento magico dopo i preparativi in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi, con solo l'orizzonte come limite. Ricordati di vivere, è un testimone complice invisibile. Ricordati di vivere, ed un sorriso antico commediatico. Ricordati di vivere, oh, ricordati di vivere. Me lo diceva una fotografia che stava appesa al muro in casa di mia nonna, di un giovane che non fece mai tempo ad invecchiare e non si fece mai dimenticare. Quando ero ancora a casa e controllavo la strada da fare, mi è sembrato giusto trovare un punto in cui ritenermi soddisfatto. Adesso c'ho il vento a favore, la giornata della Madonna, non posso che raggiungerlo, basta. Ed è questo il punto dove mi ritengo soddisfatto, con l'oceano alla mia sinistra e una laguna sulla destra. Si vede bene da qua. E non ho parole, è incredibile come questo posto l'avevo visto e immaginato a casa, e adesso trovarmi qua dopo 42 giorni di viaggio è impressionante, senza parole. Non bisogna mai cantare vittoria troppo presto. Ieri, appena sceso dal traghetto per Segna, dopo 200 metri ho rotto un altro raggio. Mentre lo sistemavo poi si è bucata la camera d'aria e io mi trovavo nel mezzo del nulla, perché alle spalle avevo il traghetto che c'è solo 3 volte al giorno, quindi non potevo tornare indietro. Davanti avevo 80 km di isola, bellissima, ma con nulla, e sono stati dei momenti un attimo complicati da gestire. Ero piuttosto disperato e letteralmente in mezzo a una strada, però
penso che ci sia una provvidenza dietro questo viaggio, nel senso, ogni volta che succede qualcosa di brutto, che mi sento proprio a terra, arriva qualcuno che si fa vivo. Infatti è saltato fuori questo ragazzo norvegese che era in giro per lavoro. Con lui abbiamo caricato la bici in macchina e mi ha portato nel paese più grande dell'isola, e là ho passato la sera nell'albergo dove alloggiava lui, e è stato bello perché alla fine, da una situazione del cavolo, una situazione di merda in cui ero, dove ero letteralmente in mezzo a una strada, ci siamo ritrovati dopo un'ora a bere birra e a mangiare una pizza che mi ha offerto. Cioè, le cose possono cambiare da un momento all'altro in modo inaspettato, e questo viaggio me lo sta insegnando, soprattutto nei momenti difficili. Questa mattina sono andato nel primo negozio per chiedergli se avessero i raggi che mi servivano, comunque qualcosa per sistemare il danno che avevo fatto ieri. Non avevano il pezzo, quindi ho richiamato il ragazzo che mi aveva portato ieri in albergo. Lui è stato super disponibile. A mezzogiorno sono arrivato al negozio e mi ha aiutato a sistemare tutto. Adesso sono contento di aver sistemato il pezzo, o perlomeno di aver sistemato il problema adesso. Spero che non ricapiti più, non lo so, e spero. E adesso ho ricalcolato la strada, mancano 500 km e bisogna solo pedalare adesso, solo pedalare. E il tempo è peggiorato, però ormai non mi spaventa più, quindi marcia. Mancano meno di 500 km. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. You think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more, sono appena entrato nel comune di Alta, per il comune vero e proprio, con le case vere, abitate. Ci vorranno ancora 80 km. Dritto, devo andare dritto. Ma come cavolo faccio? Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, sembra non arrivare più alta, ma il tempo è pazzesco, si sta da Dio. Quasi arrivato ad Alta, è lì, manca poco, solo che per arrivare devo fare tutto un bel giro. L'inizio dell'atto finale, l'ultimo appena, l'ultima agonia prima della fine. Sto posto qua è immenso, bellissimo, è tanto bello quanto cattivo farlo dopo tutta una giornata così. Adesso vado avanti ancora un pochino, ma sono bello cotto. Però penso che se non vado a letto cotto non riesco a dormire pensando di essere così vicino. E domani sto pensando che più chilometri faccio adesso, meno ne dovrò fare domani, anche se domani sono ancora tanti. Però sto posto qua è allucinante. But if less is more, how you keeping score? It means for every point you make, your level drops. Kinda like you're starting from the top. And you can't do that. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. I hope you're not angry if
I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Questo è il cimitero di Zanzare. Ieri ho messo la tenda lungo la strada, ma non ho mai visto così tante zanzare in vita mia. Stamattina è iniziato anche a piovere e adesso sono così. Sono le 6. Ho messo la tenda dopo mezzanotte e adesso riprendo. Qua fuori. Penso che sia l'ultimo giorno in tenda così, nel senso di viaggio. Poi mi fermerò a dormire in tenda su, però l'ultimo in cui ripacchetto le cose, tutti i vestiti e tutto, per ripedalare ancora, quindi l'ultimo ci sta. Che faccio che avrò? Mamma mia. L'unico momento della mattinata in cui ho il vento a favore. C'è davanti altri 100 km col vento a sfavore. E non sarà altrettanto divertente. Però finché il tempo rimane così, senza acqua, è il massimo. Scusate ragazzi, sapete dirmi la strada per Capo Nord? Mi sono un attimo perso e... No? Niente? Primo tunnel fatto, spaventoso. Adesso c'è questa stradina piccolissima e manca poco, 77 alla fine della giornata. Dai! A molti di voi potrà sembrare solo un tunnel, ma è il tunnel per Capo Nord, lungo 6 km, che raggiunge, come si vede, i 200 metri sotto il livello del mare, con una pendenza anche del 9%. Sono cotto, non vedo l'ora di arrivare dall'altra parte. L'ho visto tante volte questo su internet da OpenStreetMap e così, però farlo adesso da solo in questo momento qua è un'emozione unica. Non mi sembra vero, ma è il momento di scendere e risalire. E allora, non è una figata? Assurdo, è impossibile pedalare, quando ti passano le macchine è tutto un casino. Adesso spero solo di arrivare e di trovare un posto dove mettermi, però è davvero difficile con questo vento. Se riesci a stare in piedi. È una strada infinita, guardate quante rende. È incredibile. Al momento mi trovo qui, dove inizia il sentiero. Il piano originale era quello di fare tutto il giro
di 8 km andare, 8 km ritornare per arrivare al capo nord, quello proprio più sopra, che si raggiunge solo a piedi. Però, come dire, se questi sono i presupposti del sentiero, evito, sì. E quindi niente, andrò diretto al punto dove c'è il globo. Nel frattempo, su cosa è arrivato? Su cosa è arrivato? Dai! Allora! È lui o non è lui? Il globo e la nebbia. No. Finalmente 48 giorni, tempo infame, sono arrivato. È incredibile. Troppo freddo. Ciao nonna! Ciao Davide, ma quanto bello sei stato? Sono arrivato, eh? Mi ha mandato un messaggio sul papà. Sono arrivato, ma lui non lo sa ancora che sono arrivato. Sei la prima che glielo dico. Oh, grazie Davide, che bravo sei stato. But it's no use, there's no excuse. Your lover can lay, say you try to come and see me again. Come on, you easy rider, you children of the sand, your homes and all the. È arrivato il momento di assolvere i compiti. All'inizio del viaggio mi è stato dato questo da un mio caro amico ed è un sasso dalla Val Biandino, dal lago di Sasso, e mi è stato dato per appunto lanciarlo una volta arrivato in cima. E questa è la sacra acqua del Gerenzone, mi è stata affidata anche questa e adesso la getterò. L'acqua. Poi il sasso, una valle, un sogno, un'idea, andiamo. From Biandino to Norca. You come and see me again. You come and see me again. È sempre il giorno dopo che arriva la giornata strepitosa. Comunque memorabile, avventura, contentissimo, sono contentissimo di essere arrivato e di aver trovato anche una giornata per apprezzare tutto questo. Ieri non vedevo assolutamente niente lungo la strada, adesso c'è anche poco casino, è il momento perfetto. Grande. Adesso incomincia il ritorno. You misbegotten son, tell me what you done, tell me what you done. Then go on, you easy rider. All you got to do is start, but that's the hardest part. It's the hardest.